sono le partite più difficili del campionato, quella che tu pensi che sono facili diventano sempre più difficili. Vabbè, noi sempre che il mister mi ha detto prima della partita che dobbiamo partire forte, con l'atteggiamento dobbiamo cercare di fare il meglio sempre. Abbiamo iniziato un po', chissà, con un po' di fretta, con un po' di nervosismo, ma vabbè, dopo l'abbiamo sbloccato e subito hanno vinto gli altri gol. E infatti dopo il 35esimo fino al 47esimo, 2 minuti di recupero del primo tempo, avete fatto altri 3 gol, quindi il primo tempo che si è chiuso esattamente con 4 reti di vantaggio. E quindi Nicolás, avete regolato questa pratica. Ecco, il tuo primo gol con la casacca del Biceglie cosa ha significato per te? Era un giorno speciale. Vabbè, fare il primo gol, il mio primo gol in questo campionato è stato bellissimo, non me lo aspettavo, però va bene, serve per migliorare, per stare tutti insieme con la squadra, sempre dobbiamo migliorare di più, però vabbè, un bel gol che non me lo aspettavo, però sempre che andiamo i difensori in aria cerchiamo di fare gol. Ecco, ieri infatti entrambi i difensori centrali, sia te che il tuo collega Sanchez, siete andati a segno. Era obiettivamente in una gara in cui il Biceglie ha realizzato 8 reti, ecco, ci può anche stare che nelle situazioni da calcio piazzato i difensori si portino avanti. La tradizione. Chiedo alla regia di escludere, c'è stato un intermezzo, chiediamo scusa. Mi hai ascoltato nel preambolo, sì. Nicolás? Ok, stavo dicendo, ci sta che in una gara del genere i difensori centrali vanno in cerca di gloria in area avversaria, ma ormai è una prerogativa di tutte le squadre. Sui calci piazzati sono più i difensori a creare pericolo alle difese avversarie che gli attaccanti, che sono sempre ben marcati. Ecco, questo aspetto dei difensori centrali che saltano in aria e spesso vanno pericolosamente, se non a far male all'avversario, a creare situazioni di pericolo, è importante anche nelle partite, soprattutto nelle partite che non si riescono a bloccare. Ecco, voi ponete una particolare cura in settimana a questo aspetto, Nicolás? Sì, noi sapevamo, il mister ci ha detto in settimana che queste partite si bloccano così, su calci piazzati. Vabbè, c'era anche la situazione di loro che sapevamo che si mettono tutti indietro e ci stava che si bloccara così la partita. Bene, allora questa trasmissione ha una caratteristica, quella di avere l'interazione con gli ascoltatori, coloro che ci seguono attraverso l'impianto radiofonico oppure attraverso le altre modalità con la diretta Facebook o altre possibilità che il web offre. E allora andiamo a dare uno sguardo al primo intervento, credo sia di Francesco. Ottimo risultato della squadra, certo sono colpi che assolutamente non possiamo perdere contro i fanalini di coda. Speriamo di continuare così e sulle stelle. Questo il primo messaggio. Non è firmato, quindi io ho detto Francesco perché ce n'è un altro invece firmato da Francesco. Buonasera, chiedo a Rodriguez, quindi c'è una domanda diretta a te, se il suo è stato il primo gol in assoluto in Italia, in che condizioni, inoltre, no, il messaggio è un po' tagliato, inoltre credo sia questo, le condizioni di Genchi, Ducouré e Bonicelli, e se Garnica fa parte tuttora dell'organico nerazzurro. Sempre Forza Biceglie, messaggio firmato da Francesco. Allora Nicolás, oltre la prima domanda riguarda direttamente te, quindi è il tuo primo gol in Italia?
Diciamo in prima squadra sì, perché io sono stato nel 2017 alla Primavera del Pescara e ho fatto un paio di gol lì, ma in prima squadra questo è il primo gol, sì. Ecco, infatti, ha anticipato Francesco una delle curiosità, la tua carriera, infatti in Italia la tua prima esperienza è stata proprio nella Primavera del Pescara, Pescara Under 19, tu provieni dal Wanderers, che è una società credo storica dell'Uruguay. Sì, sì, sì. Benissimo, poi visto che ci siamo, Pescara Under 19, poi sei tornato credo ai Wanderers, sempre Sì, settore sì. giovanile, e poi Juventud che comunque di che località è la Juventud? Si chiama la capitale Montevideo. Ah, di Montevideo, perfetto. Sì, sì, Quindi tu sei comunque nato a Montevideo, quindi è una delle società di Montevideo, perché c'è il Penariol che è la società più come sì. dire nota, Peñarol y perlomeno da Nacional. noi in Italia, il Peñarol, Sì, una sì. delle diciamo delle squadre sudamericane più note da queste parti. Poi le altre esperienze in Italia, sei tornato per giocare a Rotonda. Rotonda in quell'anno era in eccellenza, o sbaglio? No, no, in Serie D. Era già in Girone Serie H. D, era già in Serie Sì, sì, D. sì. Poi Pineto e infine Biceglie, Nicolás. Allora, Sì, sì. questo tuo approdo nell'azzurro stellato, al di là delle precedenti esperienze, come è stato e questi mesi di ambientamento, visto che ormai siamo a fine gennaio, ormai diciamo un'idea dell'ambiente te la sei fatto. Ecco, com'è stata finora questa esperienza bicegliese? No, no, bellissimo, bellissimo. Mi sono trovato una bella città, una bella società. Già avevo giocato qua con Rotonda contro Vicelli in Serie D. Io ho visto che era una squadra forte con una grande tifoseria, quindi per questo quando mi hanno detto di venire, ho scelto di venire qua. Bene, allora Corrado Misino, ci sono domande per il nostro ospite? Sì, da parte... Ciao Nicolas, allora, vedendo la Ciao, classifica buonasera. dopo 16 giornate, Manfredonia e Bicelli 36 punti, Corato 31, Mola 28. Ormai siamo a quasi 2/3 di campionato, quindi stiamo andando verso la seconda parte, diciamo, del campionato. Possiamo dire che il campionato è diviso in due tronconi, oppure pensi che Corato e Mola possono ritornare? No, io penso che ancora no. Siamo a 5 punti di Corato e sappiamo che loro hanno una bella squadra che giocano bene. Vabbè, noi dobbiamo pensare a noi, a fare il meglio sempre ogni partita e dopo alla fine si vedrà come finisce questo campionato, ma noi dobbiamo solo pensare a noi y lottare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo che abbiamo detto all'inizio del campionato. Ecco Nicolas, tornando al tuo impatto con Biceglie, hai parlato dell'ambiente, ti stai trovando bene, ti chiedo però, hai avuto un inizio un po' balbettante, le tue qualità fisiche e anche tecniche si sono subito rivelate, forse hai tradito un po' di nervosismo, soprattutto in qualche circostanza. Ecco, fa parte un po' del tuo carattere sudamericano, anche noi siamo latini, mi riferisco agli italiani, e quindi spesso tendiamo a perdere un po' le staffe, oppure sei stato provocato, ecco, c'è stato qualche passaggio in cui è sembrato che avessi qualche, come dire, un po' di nervosismo di troppo. Sì, sicuramente sì, ma quei giorni sono stato un po', diciamo, nervoso perché sono delle prime partite che faceva con Italia, non avevo giocato molto a Rotonda né a Pineto, quindi era sicuramente un po' di nervosismo per giocare, però vabbè, il gruppo mi ha
mi ha parlato, mi ha dato una mano su questa cosa, la società anche, però vabbè, sempre cercando di migliorare, di non fare questa cosa che sono un po' brutte, e va bene, adesso secondo me sto sulla strada giusta. Ecco, infatti no, si sì, fa sempre in tempo, anzi, è chiaro che l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre, anche quando si ha un'età avanzata nel calcio, soprattutto te che sei ancora comunque abbastanza giovane, 24 anni, quindi hai ancora parecchio da dire in questo mondo, nel mondo del calcio. 10 ottobre 98, se i dati non sono sbagliati, quindi non è da molto che hai compiuto 24 anni, e allora ti chiedo, da difensore, in questa difesa che il Bisceglie come dire dimostra di avere, i numeri dicono che è la difesa meno battuta dei campionati, dall'eccellenza alla Serie A. Sì, sappiamo di questa cosa, ma noi sempre tra la difesa e il portiere parliamo di non prendere gol, di essere forte dietro, che dopo il gol arriva con quegli attaccanti che abbiamo, che sono forti. Noi dietro trattiamo di chiudere la porta e di fare il meglio per la squadra. Ecco Nicolás, a questo proposito, dopo l'ultima giornata di andata c'è stato il cambio tecnico, la sconfitta con il Mola è costata la panchina al tecnico Franco Cinque. Il Bisceglie di Franco Cinque aveva determinate caratteristiche, ha sempre giocato con il modulo 3-5-2. Il Bisceglie di Francesco Passiatore nelle 3 gare disputate ha giocato comunque con la difesa a 4, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, poi a seconda delle caratteristiche degli attaccanti. Ecco, tu da difensore centrale preferisci il modulo a 3 con 3 centrali, oppure non c'è differenza con l'altra soluzione, quindi giocare a 4 come ti utilizza ultimamente il mister Passiatore? Secondo me non c'è differenza, noi dobbiamo sempre fare il meglio per quello che chiede il mister, a 3, a 4, a 4 è un po' più offensivo, a 3 no, quizá non tanto, ma noi dobbiamo abituarci e dobbiamo fare il meglio per la squadra. A 3 abbiamo vinto, a 4 anche abbiamo vinto, secondo me non è un problema lo schema tattico. Ecco Nicolás, il campionato dice che il Manfredonia, pur avendo gli stessi punti del Bisceglie, ha un vantaggio, visto che deve recuperare la parte, diciamo, che manca, un pezzo della partita col Foggia in Cedit, che sarà il vostro avversario domenica prossima. Ma veniamo anche alla prossima partita. Ti volevo chiedere se, alla luce di questo vantaggio, quindi virtualmente il Manfredonia, se non dovesse succedere nulla, ha la possibilità di mantenere il margine, tornare a 3 punti dal Bisceglie, e quindi secondo te sarà lo scontro diretto della 6ª giornata che giocherete in casa del Manfredonia, non si sa poi dove, perché il Manfredonia, ricordiamo, ha ancora l'indisponibilità del Miramare sin dall'inizio di questa stagione. Credi che sarà quella la gara che deciderà chi tra Bisceglie e Manfredonia vincerà il girone? Può darsi, sì, ma noi dobbiamo pensare adesso al Foggia, non pensare a Manfredonia. Dopo arriverà il momento di pensare a loro, noi dobbiamo fare il meglio noi, dobbiamo giocare bene, dobbiamo fare il risultato, dopo pensiamo a Manfredonia. Adesso dobbiamo pensare a Foggia e dobbiamo vincere questa partita.
Ecco, l'andata proprio il Foggia Incedit fu la squadra che vi bloccò per la prima volta, perché venivate da 3 vittorie consecutive, come già successo nel girone di ritorno, e fu 0-0 al Ventura. Ce la ricordiamo quella partita, poche occasioni da gol, diciamo non riusciste ad imporre il vostro gioco contro un avversario che venne a chiudersi, come capita spesso agli avversari che vengono qui, tant'è che voi avete fatto più punti in trasferta, avete solo pareggiato sul terreno del Corato, gli altre le avete praticamente vinte tutte, mentre al Ventura avete avuto 2 sconfitte e gli altri 2 pareggi con Manfredonia e proprio Foggia Incedit. Ecco, credi che domenica prossima potrà essere un altro tipo di partita, perché il Foggia Incedit ha soli 7 punti, ha pareggiato ieri, ricordiamo, praticamente sul finale, proprio in pieno recupero con il Borgorosso, quindi 7 punti in classifica, una sola vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte per il Foggia Incedit, che ricordiamo deve recuperare dallo 0-1 la parte finale, quasi tutto il anzi al 30° credo del primo tempo si era interrotta, quindi un'ora di gioco però contro il Manfredonia. Ecco, sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata. Credi che gli avversari domenica, proprio perché hanno necessità, fame di punti, vi attaccheranno e quindi vi daranno la possibilità di sfruttare meglio gli spazi? Sicuramente sarà una partita diversa, loro giocano in casa. Come ho detto prima, queste sono le partite che sono difficili, che se tu non le sblocchi subito diventano più difficili ancora. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo, quello che dice il mister in settimana, dobbiamo sempre lottare fino alla fine per portare i 3 punti a casa. Quindi ti aspetti comunque una gara tatticamente diversa rispetto a quella dell'andata. Intanto la prima parte del contributo di Francesco ti chiedeva se era il primo gol, però poi seguivano le condizioni di altri tuoi compagni di squadra. Credo fossero Ducouré, Genchi e Bonicelli. Genchi lo possiamo dire perché ieri Genchi non era disponibile. Sappiamo, qui chiediamo a te conferma, che in allenamento si è procurato un problema, diciamo forse una contrattura o un qualcosa, comunque un problema muscolare. Per precauzione non è stato neanche convocato. Mentre per quanto riguarda Bonicelli e Ducouré, sì, lo stesso, stanno infortunati tutti e 2, e stiamo aspettando che la situazione di loro migliore, così lo possiamo avere in campo subito. Anche perché sono 3 attaccanti con caratteristiche diverse, quindi non solo per dare la possibilità al mister di ruotare e quindi avere anche soluzioni nei cambi, ma sono pezzi importanti. Bonicelli, Genchi che è arrivato per dar manforte proprio in una zona del campo che vede soltanto Nicolas Di Rito, ha bisogno ogni tanto anche di rifiatare il capitano nerazzurro stellato. Ieri tornato al gol con una tripletta, ma diciamo, non dico che non fa testo, ma è sempre importante segnare a prescindere dall'avversario, quindi saranno 3 gol che daranno ulteriormente, come dire, vigore alla morale del capitano nerazzurro stellato. E quindi dicevo anche Ducouré e Bonicelli, che Ducouré non ha ancora dato l'impressione, ha giocato pochissimo, ma Bonicelli è uno dei pezzi importanti di questo Bicelli. Sì, noi sappiamo della capacità di Matteo, anche di Ducouré, che abbiamo giocato incontro, che lui gioca a scuola, quindi sappiamo sono giocatori forti, giocatori importanti per noi, per la squadra, speriamo che si recuperino pronti per stare subito in campo con noi.
Bene, allora chiedo a Corrado se ci sono contributi, quindi tutto tranquillo. Allora, Nicolás, possiamo andare a chiudere questa piacevole chiacchierata con te, magari dandoci appuntamento alla seconda rete in Nerazzurro Stellato. Speriamo. Ma prima di farlo dimenticavo un passaggio importante. Hai detto ieri in una partita particolare, ne avremmo accennato così al termine dell'intervista, e allora ti chiedo, ieri chi era presente al Ventura ha assistito, non solo ha ascoltato i cori, è stata intonata e dedicata diciamo una strofa al capitano Giorgio Di Bari, capitano scomparso 25 anni fa, ma credo che avrete tutti colto quanto sia stato importante il passaggio di Giorgio Di Bari da Biceglie. Voi cosa avete percepito in questo momento? Poi chi ha realizzato il gol, tu sei stato il primo a farlo, ha così esibito una maglia proprio dedicata a lui, per festeggiare, per esultare, per dedicare questo gol. Sì, noi sapevamo che per la società era un giorno importante, quindi era importante vincere, era importante stare tutti uniti, i tifosi, i giocatori, anche il presidente, lo staff tecnico, tutti, perché sappiamo che era un giorno importante e quindi è stato bello, una bella giornata per noi. Ecco, concludo chiedendoti queste manifestazioni di affetto a distanza di così tanti anni, per un ragazzo come te, proveniente da un altro continente, ma abbiamo già detto i latini, i sudamericani sono molto simili agli europei, come noi, come gli spagnoli, insomma ai popoli latini. Ecco, poi d'altronde in Uruguay ci sono parecchi italiani che sono migranti tanti anni fa e hanno ancora, diciamo, lasciato traccia del loro passaggio in Uruguay. Ecco, per voi cosa può significare, per te in questo caso, aver così visto e ascoltato la testimonianza anche a distanza di così tanti anni, questo amore per questo sfortunato calciatore capitano del Biceglie? Un po' di questa cosa e vabbè, sempre è bello ascoltare questa storia e sentire alla gente che ti parla, che ti dice di tutto questo, e vabbè, noi ascoltiamo, noi sappiamo che il calcio è bellissimo e stare lì in campo con la gente che parlavano di questo capitano, va bene. È stato un momento commovente anche per voi? Sì, è stato un momento bello anche non solo per noi, per la squadra, sino per la società, vabbè, è stato un giorno bellissimo. E allora possiamo dire un motivo in più per inseguire un obiettivo che il Biceglie ha dall'inizio del campionato, perché poi significa ripartire e mettere alle spalle 4 anni, noi li abbiamo definiti più volte 4 anni orribili, perché 4 retrocessioni consecutive, di cui 2 come dire rimediate attraverso le riammissioni, ma le ultime 2 purtroppo sono costate le 2 categorie, e quindi Biceglie ha toccato di nuovo punte minime, come non si vedeva da tanti anni. Sì, noi sappiamo di questa situazione, abbiamo parlato all'inizio del campionato che non sono stati anni belli per il Biceglie, e noi dobbiamo lottare per portare Biceglie più alto possibile, e sempre cerchiamo di fare il meglio per questa maglia che la società sempre
a noi dice che il Bisceglie è grande, che il Bisceglie è una società importante, quindi sempre dobbiamo di fare il meglio per questa maglia. Benissimo, e allora abbiamo tenuto qualche minuto in più Nicolás Rodríguez, 24enne difensore proveniente da Montevideo del Bisceglie Calcio. Grazie Nicolás, naturalmente in bocca al lupo per il proseguo della stagione e alla prossima. Grazie mille e buonasera a tutti. Buonasera. Centrocampo, l'approfondimento sportivo del lunedì su Radio Centro, in collaborazione con... Oh Carlo, ma dove stiamo andando? Tra poco iniziano le partite. Ma Sergio, non hai detto che volevi portare tua moglie a cena fuori per l'anniversario? E questo che c'entra? Non voglio perdermi il fischio d'inizio e devo acquistare il giornale. Ma devo proprio dirti tutto. Andiamo alla tabaccheria Sant'Andrea. Prendi il giornale, giochiamo una bella schedina e così vediamo anche il fischio d'inizio. Bell'idea, Carlo. Tabaccheria Sant'Andrea. Sant'Andrea Slot and Drink. Sala VLT. Scommesse sportive. A Bisceglie in via Sant'Andrea 68. Un'offerta sicura e completa di giochi e servizi, tutti targati Lottomatica. Gioca responsabilmente. Il gioco può creare dipendenze ed è severamente vietato ai minori di anni 18. Affidarsi al caso o andar da pedone ferramenta, errar fra gli scaffali o affidarsi ai sapienti consigli di pedone ferramenta, usar trapani senza saper o esser coscienti dell'affidabile e lungimirante acquisto. Pensare di per Dio? No, io sicuramente vado lì. Pedone Ferramenta, nella sua sede unificata, strada statale 16, chilometro 770 più 580, Bisceglie. Serviamo il numero 23. Salve, vorrei una mozzarella. Va bene questa? No. Quest'altra in offerta? No, grazie. Preferisco Montronella. A casa mangiamo solo quella. Le mozzarelle non sono tutte uguali. Scegli Montronella, la fresca bontà del caseificio Montrone. E mi dia anche una ricotta, ma solo se è Montronella. Allora, 2 etti di crudo di Langhirano, 3 di cotto Ferrarini, una mozzarella al laccio Montrone e anche... Mauro? Dimmi Sara. Sto preparando la lista della spesa per il salumiere. Hai qualcosa da aggiungere? Certo, hai dimenticato il capocollo di Martina Franca? Il pecorino DOP toscano, la ricotta, il caciocavallo e... Ho capito. Chiederò a Pasquale l'intero assortimento delle specialità gastronomiche disponibili, così non ti lamenti. Il salumiere di Pasquale Nitilo. Qualità, esperienza e cortesia dal 1997. Vi aspetta in via Isonzo 69 a Bisceglie. Servizio ordini telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 347 123 98 70. Il salumiere, gustosamente unico. Stanco dei costi esorbitanti dell'energia elettrica? Vorresti risparmiare dal 65 al 90% in bolletta producendo la tua energia da solo? Ci capita spesso di parlare con clienti che vorrebbero installare un impianto per diventare finalmente indipendenti e risparmiare migliaia di euro ogni anno. Spesso però sono frenati da paure irrazionali e falsi miti. Il fotovoltaico conviene davvero? Che cosa succede all'energia che produco? Installare un impianto costa molto? Bene. Togliamoci questi dubbi una volta per tutte. Il funzionamento di un impianto fotovoltaico è molto semplice. Di giorno riesci a consumare l'energia prodotta dal tuo impianto. Di sera, invece, usi l'energia immagazzinata nelle tue batterie di accumulo. E infine potrai addirittura vendere l'energia in eccesso. Questo si traduce in un risparmio medio garantito dal 65 fino al 90% in bolletta. Oggi puoi installare con Elianto Solar Solutions un moderno impianto fotovoltaico approfittando dello sconto in fattura del 50%. Come? Durante questi giorni, Elianto Solar Solutions ti offre la possibilità di ottenere un preventivo gratuito per l'installazione di un impianto fotovoltaico tramite sconto in fattura del 50%. Inviaci subito un messaggio al 347 7817 465 oppure scrivici su info@eliantosolarsolutions.it e richiedi il preventivo gratis. Solo 10 posti disponibili questa settimana. Una ricca colazione per un ottimo risveglio? Uno stuzzicante aperitivo? Un ottimo sospiro di Bisceglie per una piacevole pausa. E allora, Dolce Caffetteria, bar, pasticceria, gelateria, prenotazione buffet. Dolce Caffetteria di Piero Di Benedetto, a Bisceglie in via della Repubblica 41, telefono 080 395 33 13. Dolce Caffetteria, non c'è limite al buon gusto.
Ciao Marco, si avvicina il nostro anniversario e non abbiamo prenotato la location per festeggiare degnamente l'evento. Hai qualche idea? Ma certo Francesca, Tenuta Lama Gorga è ideale per l'occasione. È un agriturismo immerso tra ulivi secolari dove poter gustare le specialità della gastronomia pugliese. I bambini poi potranno divertirsi all'aperto e familiarizzare con i tanti animali. Tenuta Lama Gorga, agriturismo, ristorazione, eventi, resort. Via Provinciale 13 Andrea Bisceglie, chilometro 10 700. info@tenuta-lamagorga.it. Telefono 0883 40 10 03. Centrocampo. Benissimo, e allora secondo spazio riservato ai nostri inserzionisti, e quindi ripartiamo con l'approfondimento dedicato al campionato di eccellenza. Abbiamo ascoltato il difensore del Bisceglie Nicolás Rodríguez, autore del gol che ha sbloccato il punteggio con la Vigortrani, e stasera abbiamo un'altra prima volta. Stasera siamo internazionali, ma non in senso internazionale che giocherà tra un po'. Interessa qualcuno qui presente in studio. Il match tra Inter ed Empoli, ma internazionali per quanto riguarda i nostri ospiti, da Nicolás Rodríguez, uruguaiano di Montevideo, ad un bomber africano, se non sbaglio ghanese, che risponde al nome di Momo Sani. Buonasera Momo e benvenuto qui a Centrocampo. Buonasera a voi, buonasera. Momo o Momo, dipende dall'accento dove lo vogliamo mettere, visto che diciamo che in Ghana si parla anche un'altra lingua, oltre il vostro, diciamo... Inglese. Quindi, voglio dire, a questo punto l'accento non serve. Se fosse stato di lingua francese, allora sarebbe servito. Quindi Momo Sani. Intanto complimenti per la doppietta che ha regalato all'Unione un punto. È sempre importante muovere la classifica. Quando poi si pareggia una gara che si sta perdendo 2-0, credo che assume ancora più valore la tua doppietta. Sì, grazie. Sì, è stata una partita sofferta, però finalmente ci siamo riusciti a riprendere la partita. Potevamo anche vincere, però va bene così per come è andato. Ecco, allora accanto a me c'è Corrado Misino che velocemente, prima di tornare da te, sintetizza la cronaca di questo match. Partono meglio i padroni di casa, che al sesto vanno vicini al vantaggio con Bianchi, che non sfrutta al meglio la respinta di Lullo sul tendolo di Roncone. 9 minuti più tardi il tentativo di Zinetti non sortisce gli effetti sperati, mentre al 17esimo Basile da ottima posizione spara alto. Passano 4 giri di lancette e quando un super intervento di Lonoce nega il gol a Morra, va meglio invece D'Amico, che al 29esimo supera il portiere Lullo concretizzando il filtrante di Fioravante. Il gol realizzato galvanizza i fattori di casa, i quali al 40esimo trovano il raddoppio con Roncone, abile a superare in velocità Monopoli e castigare Lullo. Nella ripresa Mister Ruma getta dalla mischia Binetti e Andriano al posto di Zinetti e Bufi per provare a riaprire la contesa. Al 48esimo Amoroso costringe Lonoce a rifugiarsi in corner, poco male perché al 52esimo arriva il 2-1 azzurro, punizione di Cascione spizzicata di Amoroso per Sani, che deposita la palla in fondo al sacco. 60 secondi più tardi Basile si mette in proprio, trovando però l'opposizione di pugni da parte di Lullo. Al 68esimo l'Unione trova il pareggio sempre con Sani, che finalizza lo stesso schema applicato in occasione del primo gol e siglando la seconda marcatura in campionato. Gli azzurri puntano a ribaltare il risultato. Al 79esimo Lonoce anticipa il liberissimo Sani, mentre al minuto numero 81 l'ex Barletta getta l'ortiche, il lungo lancio effettuato da Lullo mandando fuori. Ecco, Momo, è stato bravissimo Corrado a sintetizzare questo match che avete rischiato anche di vincere, diciamo l'occasione l'avete avuta. Sì, all'ultima occasione abbiamo rischiato di vincere, però è andato come deve andare, ci teniamo un punto di oro, quindi siamo contenti per il risultato che è venuto alla fine. Ciao Momo. Possiamo dire che è un risultato dove rispecchia il carattere dell'Unione Calcio, che non molla mai. Sì, secondo tempo siamo entrati per vincere la partita, perché primo tempo siamo stati un po' mosci
Entriamo secondo tempo, abbiamo guardato in faccia, abbiamo detto dai raga, dobbiamo prendere questa partita, quindi si è visto anche quando siamo entrati secondo tempo. Come ti ho detto, potevamo vincere, però il calcio è questo, quindi Momo, va bene. allora ti chiedo, tu sei arrivato con il mercato invernale qui a Bisceglie, qual è stato il tuo impatto nell'ambiente Unione? Ti sono sincero, adesso mi sono trovato nel mio ambiente, perché è una società seria, è un gruppo di bravi ragazzi, lo staff, tutti sono bravi persone che ci lascia tranquilli, sereni a lavorare, e quindi sono contento di stare qua a Unione. Con Pierchio ti ha dato qualche suggerimento? Sì, con Pierchio come un fratello, e lui mi ha detto accetta subito, anche perché c'è una persona che per me è un caro, come un fratello o un padre, che mi ha portato qua, è Vito D'Addato. Ah, bene, Vito D'Addato, che salutiamo se è in ascolto. Momo, allora allarghiamo un attimo gli orizzonti al campionato. Allora, ieri si è giocata la terza giornata di ritorno, quindi significa che siamo alla 16ª gara su 26, quindi mancano 10 gare al termine e 30 punti a disposizione. Ecco, quando la società l'Unione ti ha ingaggiato, insomma, oltre ai gol, che tipo di ambizione ha sbandierato per convincerti ad accettare l'offerta? No, va bene, io con la società già c'ho un buon rapporto, che li conosco tutti. Come ogni anno mi hanno sempre cercato, ma non ci siamo mai accordati, quindi quest'anno appena mi hanno detto, ho detto subito sì, perché abito qua e mi viene comodo pure a stare qua, quindi è una questione anche di comodità, oltre che di, diciamo, ambizione anche tecnica. Ecco, sotto questo profilo, secondo il tuo pensiero, l'Unione ora ha 22 punti, a ottavo posto in classifica, c'ha una distanza di 6 punti dal quarto posto, diciamo sono 9 rispetto al terzo posto. Ecco, dove obiettivamente può puntare l'Unione secondo te? Noi al momento pensiamo di salvarci prima e poi vediamo dove possiamo arrivare a fine campionato. Momo, tu che sei un espertissimo di questa categoria, avendo militato nel Barletta, nel Molfetta, vincendo anche il campionato con il Molfetta, poi interrotto per Covid, che idea ti sei fatto di questa stagione agonistica? Che idea, io adesso sono qua e ho passato una stagione molto molto difficile, da Foglia Incia, da domenica mi ha cambiato, diciamo domenica mi ha dato la forza, la spirito di continuare a fare bene. Ma un'idea di questo campionato te lo sei fatto o no? No, un campionato equilibrato, un campionato comunque suddiviso in più tronconi. Come lo sappiamo, Eccellenza Pugliese è sempre equilibrato, capito? Quindi non si sa mai, ogni partita è diversa la storia, quindi vediamo che succede più là. Ecco Momo, sempre restando ai temi del campionato, che poi chiaramente si vanno a proiettare sulla vostra squadra, adesso ci sono delle partite che diranno quali possono essere le ambizioni, le vostre ambizioni. Hai detto puntate prima ad una salvezza. Ecco, noi sappiamo invece che ad inizio campionato tu non c'eri ancora, l'ambizione dell'Unione era entrare nelle prime 4. Cosa servirà, visto che ormai ti sei integrato, ti trovi bene in questo gruppo, cosa servirà per alzare il livello della vostra squadra? Noi dobbiamo lavorare duro e ci mettiamo impegno per arrivare al nostro obiettivo. Come tu hai detto, sì, quello che hai detto è vero.
il nostro obiettivo è di arrivare prima a 4. Però come ti stai dicendo il campionato è equilibrato, quindi noi adesso pensiamo salvezza e poi vediamo la nostra qualità dove ci porta. Certo, lì davanti state dimostrando di essere una coppia niente male, tu e Alessandro Amoroso, anche perché ieri il primo gol è arrivato anche da una situazione in cui Alessandro ti ha confezionato praticamente la palla del 1-2. Sì, io con Alessandro è un grandissimo attaccante, è un bravo ragazzo, un ragazzo umile, e quindi ci troviamo bene, mai fuori parola. Quello che gli dico mi ascolta perché ho più esperienza di lui, quindi ci troviamo meglio e speriamo di fare bene fino a campionato. Momo, un'ultima domanda: quanto è importante la gara di domenica contro il San Severo al Di Lido? Noi domenica dobbiamo preparare in maniera, dobbiamo preparare la partita a modo nostro per portare 3 punti a casa, perché per noi è importante, domenica dobbiamo vincere e basta. Non ci sono alternative alla vittoria. Allora, con questo imperativo categorico ringraziamo Momo Sani, in bocca al lupo Momo, e tanti altri gol con la casacca azzurra. Grazie, crepi il lupo. Buona serata. Ciao, buona serata a te, grazie. Ciao. Pedone Ferramenta, strada statale 16, chilometro 770-580. Connection, via Vittorio Veneto 57 a Bisceglie, hanno presentato il campionato di eccellenza 2022-2023. Bene, rientriamo in studio dopo aver ascoltato un Momo Sani molto determinato, un bel personaggio per chi lo ha conosciuto in questi anni. Intanto salutiamo il nostro main sponsor, Sant'Andrea Servizi, edicola ricevitoria servizi vari, money transfer e RIA, prelievo bancomat in zona Sant'Andrea, presso Tabaccheria Sant'Andrea, esercizio convenzionato con Intesa San Paolo, sport, cultura, teatro, concerti a Bisceglie in via Sant'Andrea 6870. E allora noi ci fermiamo per il terzo e ultimo blocco e poi andremo di filata verso la conclusione di questa puntata numero 16 di Centrocampo. Centrocampo, l'approfondimento sportivo del lunedì su Radio Centro. E in collaborazione con... Oh Carlo, ma dove stiamo andando? Tra poco iniziano le partite. Ma Sergio, non hai detto che volevi portare tua moglie a cena fuori per l'anniversario? E questo che c'entra? Non voglio perdermi il fischio d'inizio e devo acquistare il giornale. Ma devo proprio dirti tutto. Andiamo alla Tabaccheria Sant'Andrea. Prendi il giornale, giochiamo una bella schedina e così vediamo anche il fischio d'inizio. Bell'idea, Carlo. Tabaccheria Sant'Andrea. Sant'Andrea Slot and Drink. Sala VLT. Scommesse sportive. A Bisceglie in via Sant'Andrea 68. Un'offerta sicura e completa di giochi e servizi, tutti targati Lottomatica. Gioca responsabilmente. Il gioco può creare dipendenze ed è severamente vietato ai minori di anni 18. Affidarsi al caso o andar da pedone ferramenta, errar fra gli scaffali o affidarsi ai sapienti consigli di pedone ferramenta, usar trapani senza saper o esser coscienti dell'affidabile e lungimirante acquisto. Pensare di per Dio? No, io sicuramente vado lì. Pedone Ferramenta, nella sua sede unificata, strada statale 16, chilometro 770 più 580, Bisceglie. Serviamo il numero 23. Salve, vorrei una mozzarella. Va bene questa? No. Quest'altra in offerta? No, grazie. Preferisco montronella. A casa mangiamo solo quella. Le mozzarelle non sono tutte uguali. Scegli montronella, la fresca bontà del caseificio Montrone. E mi dia anche una ricotta, ma solo se è montronella. Allora, 2 etti di crudo di Langhirano, 3 di cotto Ferrarini, una mozzarella al laccio Montrone e anche... Mauro? Dimmi, Sara. Sto preparando la lista della spesa per il salumiere. Hai qualcosa da aggiungere? Certo, hai dimenticato il capocollo di Martina Franca? Il pecorino DOP toscano, la ricotta, il caciocavallo e... Ho capito. Chiederò a Pasquale l'intero assortimento delle specialità gastronomiche disponibili, così non ti lamenti. Il salumiere di Pasquale Nitilo. Qualità, esperienza e cortesia dal 1997. Vi aspetta in via Isonzo 69 a Bisceglie. Servizio ordini telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 347 123 98 70. Il salumiere, gustosamente unico.
Stanco dei costi esorbitanti dell'energia elettrica? Vorresti risparmiare dal 65 al 90% in bolletta producendo la tua energia da solo? Ci capita spesso di parlare con clienti che vorrebbero installare un impianto per diventare finalmente indipendenti e risparmiare migliaia di euro ogni anno. Spesso però sono frenati da paure irrazionali e falsi miti. Il fotovoltaico conviene davvero? Che cosa succede all'energia che produco? Installare un impianto costa molto? Bene. Togliamoci questi dubbi una volta per tutte. Il funzionamento di un impianto fotovoltaico è molto semplice. Di giorno riesci a consumare l'energia prodotta dal tuo impianto. Di sera, invece, usi l'energia immagazzinata nelle tue batterie di accumulo. E infine potrai addirittura vendere l'energia in eccesso. Questo si traduce in un risparmio medio garantito dal 65 fino al 90% in bolletta. Oggi puoi installare con Elianto Solar Solutions un moderno impianto fotovoltaico approfittando dello sconto in fattura del 50%. Come? Durante questi giorni, Elianto Solar Solutions ti offre la possibilità di ottenere un preventivo gratuito per l'installazione di un impianto fotovoltaico tramite sconto in fattura del 50%. Inviaci subito un messaggio al 347 7817 465 oppure scrivici su info@eliantosolarsolutions.it e richiedi il preventivo gratis. Solo 10 posti disponibili questa settimana. Una ricca colazione per un ottimo risveglio? Uno stuzzicante aperitivo? Un ottimo sospiro di bisceglie per una piacevole pausa. E allora, Dolce Caffetteria. Bar, pasticceria, gelateria, prenotazione buffet. Dolce Caffetteria di Piero Di Benedetto. A Bisceglie, in via della Repubblica 41. Telefono 080 395 33 13. Dolce Caffetteria. Non c'è limite al buon gusto. Ciao Marco, si avvicina il nostro anniversario e non abbiamo prenotato la location per festeggiare degnamente l'evento. Hai qualche idea? Ma certo, Francesca. Tenuta Lama Gorga è ideale per l'occasione. È un agriturismo immerso tra ulivi secolari dove poter gustare le specialità della gastronomia pugliese. I bambini poi potranno divertirsi all'aperto e familiarizzare con i tanti animali. Tenuta Lama Gorga. Agriturismo, ristorazione, eventi, resort. Via Provinciale 13 Andrea Bisceglie, chilometro 10,700. info@tenuta-lamagorga.it. Telefono 0883 40 1003. Centrocampo. Rieccoci in diretta, ultimo spazio riservato ai nostri inserzionisti, segmento finale di questa puntata che andremo a chiudere tra 5 minuti. Ci resta la rubrica Zoom curata da Corrado Misino. Allora Corrado, intanto stasera ripartiamo da una dal futsal femminile, perché c'è stato un impegno non da poco. Ecco. Esatto, si è infranto ai tempi supplementari il sogno del Bisceglie Football Club di conquistare la Coppa Puglia riservata alle squadre militanti nel campionato femminile girone Serie C. Le nerazzurre di mister Allegretta Camporeale sono state sconfitte per 2-1 dal Donastal Fasano nella finale disputatesi a San Michele di Bari. Biscegliesi in vantaggio con la Fortezza per poi subire il pareggio della squadra fasanese a seconda parte di gara, il gol di vittoria supplementari. In semifinale la squadra del presidente Battista aveva superato per 2-1 il Leverano. E ora partiamo possiamo riprendere il calcio, quindi col pareggio interno del Donuva contro il Levante Azzurro per 0-0, il secondo pareggio consecutivo da parte di biancogialli di mister Gesualdo, che sprecano anche un calcio di rigore che sprecano un calcio di rigore al 21esimo della ripresa con Conte. Col punto conquistato il Donuva si porta a quota 17 punti. Domenica si trasferta nella tana del Bitritto Norba. Cade invece la Virtus Bisceglie, battuta per 3-0 dell'Atletico Peschici nella prima gara di ritorno del campionato di prima categoria Girone A. Le reti portano la firma di De Pretis, autore di una doppietta, e Scirpoli. I virtusini rimangono a quota 20 punti. Mercoledì si ritorna in campo per disputare la gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Puglia. Ospite il Real San Nicandro, si partirà dall'1-0 a favore della squadra barese. Invece per quanto concerne il campionato, i ragazzi di Piccareta se la vedranno con lo stornare della calcio a 5, 2 vittorie e una gara rinviata. La Diaz supera per 5-2 la Bernarda Futsal grazie ai sigilli di Vincenzo, Alemo Allison e doppietta di Benedetto. Per quanto riguarda invece Lucani, Laurenzana e Zannella, sabato prossimo tappa a Taranto per affrontare la capolista. Invece vittoria in rimonta, grande vittoria da parte del Football 5 che supera l'ex capolista Futsal Barletta grazie
alla tripletta di Lerario, la doppietta di Elia e anche i sigilli di De Cillies e Sinigallia. Il campionato si fermerà per una settimana per dar spazio alla Final Four di Serie C che si disputerà ad Andria. Tra l'altro ci sono tanti bicelliesi nella Futsalandria, qui facciamo un grosso in bocca al lupo. Per quanto riguarda invece il campionato, si riprenderà il 4 febbraio con i nerazzurri che ospiteranno al Palacosmai il Futsal Monte Sant'Angelo. Rinviata invece la partita Nettuno Poggiorsini per maltempo. I biancoazzurri scenderanno in campo domani sera per la gara d'andata dei quarti di finale sempre di Coppa Puglia. Per quanto riguarda invece il basket, i Lions tornano al successo superando per 88-69 il Pescara BK 2.0, dopo un primo quarto che è terminato in equilibrio 19-41, si è arrivati comunque all'intervallo lungo avanti 34-42 per poi comunque prendere il largo 49-67 e 69 ad 88. Per quanto riguarda invece il volley, un successo. Per quanto riguarda, tornando al basket, domenica c'è una gara molto importante, una classica. Lions Bisceglie ospiteranno al Paladolmen il Corato. Per quanto riguarda invece il volley, un successo ed una sconfitta per le due portacolori bicelliesi. La Sportilia supera e rimonta per 3-7-2 il Cutrofiano, invece lo Star Volley viene sconfitta per 3-1 dal Francavilla Fontana. Chiudiamo invece con il ciclocross con Ettore Loconsolo che si è classificato sesto nel 43esimo Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti Cremona 2023 Uomini Elite C2. Il bicelliese ha concluso la prova con un distacco di 3 minuti e 8 dal vincitore Filippo Fontana. Benissimo, grazie, i tempi li abbiamo rispettati. Allora andiamo a chiudere la puntata numero 16 di Centrocampo. Vi diamo appuntamento, vi ricordo che questa puntata potrete riascoltare in replica domani con le consuete modalità, e salutiamo coloro che ci ascolteranno domani alle ore 14.30 oppure quando vorrete sul profilo ufficiale Facebook Radio Centro Bisceglie. Grazie a Leo Di Pinto che ci ha assistito questa sera per la parte tecnica. Ancora un saluto al nostro amico Mimmo Lo Sapio con cui ci ritroveremo lunedì prossimo. Ringrazio Corrado Misino. Corrado, a lunedì prossimo. Grazie, a lunedì. Buona serata a tutti voi e grazie per essere stati ancora con noi qui questa sera. Buona serata e buon proseguimento da Pino Di Bitetto. Avete ascoltato Centrocampo, un programma in collaborazione con Oh Carlo, ma dove stiamo andando? Tra poco iniziano le partite. Ma Sergio, non hai detto che volevi portare tua moglie a cena fuori per l'anniversario? E questo che c'entra? Non voglio perdermi il fischio d'inizio e devo acquistare il giornale. Ma devo proprio dirti tutto. Andiamo alla tabaccheria Sant'Andrea. Prendi il giornale, giochiamo una bella schedina e così vediamo anche il fischio d'inizio. Bell'idea, Carlo. Tabaccheria Sant'Andrea. Sant'Andrea Slot and Drink. Sala VLT. Scommesse sportive. A Bisceglie in via Sant'Andrea 68.